Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Direi che fin qui è stata una settimana ricca di novità, alcune più belle, alcune meno belle, pertanto direi di iniziare subito con questo episodio del Crypto Friday. Come al solito, prima di iniziare però vi ricordo di iscrivervi al canale perché, come vedete da questa statistica, la maggior parte delle persone che guardano i video di Cryptodom non sono ancora iscritte. Detto ciò, sigla e poi iniziamo. Direi quindi di partire dal classico CoinMarketCap proprio perché questa settimana abbiamo avuto l'FOMC con l'atteso rialzo di 75 punti base dei tassi di interesse e le parole di Powell, ovvero il boss della Fed, che in sostanza ci hanno un po' buttato giù. Infatti, nonostante il rialzo di 75 punti base fosse una cosa ampiamente prevista e scontata dal mercato, sono state proprio le parole di Powell ad aver indebolito la situazione. Questo sia a livello cripto e a livello mercati tradizionali. Attualmente comunque possiamo vedere un Bitcoin che si mantiene a malapena sopra i $19.000, quindi molto debole, un Ethereum che ha scontato il sell to news del merge ancora più debole, che nella settimana come vedete perde addirittura più del 10%, e via via tutte le altre altcoin che comunque non se la stanno passando benissimo, salvo qualche caso isolato. Restando sul tema di notizie da parte degli istituzionali, abbiamo avuto ad inizio settimana la SEC che si è pronunciata in un caso contro Ian Balina, ovvero un crypto influencer diciamo della vecchia bull run, che in sostanza è accusato di aver lanciato una ICO chiamata Sparkster, la quale tra l'altro ha raccolto, come potete leggere, ben $30 milioni da 4.000 investitori, il tutto però senza avere una reale autorizzazione a farlo. E dal momento che appunto Ian Balina risiede negli Stati Uniti, chiaramente la SEC ci ha messo il naso in questo caso. Questa cosa apre anche una riflessione che appunto porta avanti la SEC, e in sostanza la loro tesi è che le transazioni di Ethereum sono diciamo da considerarsi sotto giurisdizione della SEC, appunto perché la maggior parte dei nodi ha sede negli Stati Uniti. E qui sinceramente mi viene un po' da storcere il naso, perché innanzitutto nel 2017-2018, quando è stato, Ethereum lavorava ancora sulla proof of work e quindi il concetto di nodo è una cosa completamente diversa da come è adesso nella proof of stake. E seconda cosa, diciamo che a me sembra un po' che la SEC vuole ottenere sostanzialmente un precedente per poter avere finalmente qualcosa in mano per controllare ancora di più questo mercato. Quindi il discorso che i nodi sarebbero stati per la maggior parte negli Stati Uniti mi sembra un po' una scusa sinceramente. E quindi dovremo stare a vedere come si evolve questa situazione per capire quanto poi la SEC avrà argine di manovra in termini di regolamentazioni e ulteriori controlli. E nel mentre che si discute dove sono i nodi e chi dovrebbe diciamo averne la giurisdizione, ci ritroviamo di nuovo una notizia spiacevole riguardante Wintermute, che avevamo già citato quando gli erano stati sottratti i token OP quando veniva lanciato appunto il layer 2 di Optimism. E in sostanza questa settimana abbiamo la notizia che sempre Wintermute ha subito un hackeraggio e un furto che ammonta a $160 milioni. A tal proposito il CEO di Wintermute comunque dice che la società è comunque rimasta solvente in quanto possiede praticamente il doppio della cifra rubata e di conseguenza non dovrebbero esserci gravi problemi. Per chi non lo sapesse, comunque Wintermute è un market maker e quindi offre liquidità anche a diversi exchange centralizzati, quindi è una sorta di istituzione nel settore, solo che per la seconda volta si è fatta un po' pizzicare e in qualche modo è stata derubata. In questo caso l'hackeraggio sembra essere derivato da un vanity address compromesso. Un vanity address è sostanzialmente un indirizzo Ethereum che in pratica rimpiazza le lettere e i numeri con una serie di zeri per renderlo più semplice da leggere e memorizzare. E questi vanity address sono generalmente creati attraverso dei tool come questo qua che si chiama Profanity. E il punto di tutto questo discorso è che Profanity aveva rilasciato qualche settimana fa una dichiarazione che diceva di aver riscontrato un bug critico all'interno del suo protocollo, e potrebbe essere che appunto Wintermute ha ignorato probabilmente questo avviso e si è ritrovata con questo bug esploitato e di conseguenza anche il loro wallet. Quindi sembra assurdo, ma anche i più grandi e grossi dell'ecosistema riescono a commettere delle stupidaggini, se vogliamo chiamarle così. Ma passando a news riguardanti invece i progetti cripto, volevo iniziare parlando di Helium, ovvero un progetto che opera nel campo dell'IoT, che in sostanza questa settimana ha ottenuto l'approvazione della community per migrare su Solana. Al momento Helium stava girando su una blockchain proprietaria e l'obiettivo di questa migrazione chiaramente è quello di ottenere una maggiore scalabilità.
cosa che evidentemente non hanno ritenuto possibile eseguire sulla chain già esistente. E questa richiesta di scalabilità potrebbe essere necessaria in vista di quest'altra news che riguarda sempre Helium, perché la foundation appunto di Helium ha stretto un accordo con T-Mobile, quindi un operatore telefonico globale, per lanciare sostanzialmente una rete 5G proprio sull'infrastruttura di Helium. Per chi non lo sapesse, Helium in sostanza si basa su una serie di router che le persone possono acquistare e mettere in piedi per fornire la copertura wireless necessaria, e col tuo lavoro di router chiaramente vieni compensato in token HNT. Di conseguenza vediamo appunto come si evolverà questa partnership, perché effettivamente sarebbe uno dei primi progetti cripto che riescono appunto a lanciare un servizio di questo tipo e su così vasta scala, grazie al fatto che appunto Helium comunque ha un'adozione abbastanza importante. Per quanto riguarda il prezzo del token, queste notizie hanno diciamo fatto un pochino di roller coaster nell'ultima settimana, e come vedete ci sono stati comunque dei pump importanti, anche se poi abbiamo visto comunque ridare abbastanza indietro. Infatti 7 giorni fa partivamo da $4 e attualmente siamo a $4,52. La situazione però annuale di Helium comunque non è delle più rosee, nonostante appunto queste news. Vediamo appunto che siamo molto distanti dai top che erano intorno ai $50, e questo bear market attualmente ha affossato parecchio il prezzo del token di HNT. Ora non ci resta che vedere se con questa news e con una maggiore adozione di Helium anche il prezzo del token potrebbe risentirne positivamente. Restando in tema di aggiornamenti on-chain importanti, abbiamo anche l'introduzione del tanto atteso Basil Hard Fork su Cardano, che in sostanza introduce principalmente una migliore scalabilità e usabilità della rete di Cardano, e questa è sicuramente una buona notizia, perché comunque Cardano, nonostante abbia ricevuto la possibilità di sviluppare smart contract addirittura un anno fa, ancora non ha preso molto piede nell'utilizzo di tutti i giorni, e infatti Cardano nella classifica del TVL rispetto alle altre chain è attualmente al 27° posto con circa 80 milioni di total value locked, che se ci pensate è un po' pochino per una chain che sta comunque in top 10 del CoinMarketCap e che, come dicevo, ha introdotto la possibilità di sviluppare applicazioni decentralizzate da circa un anno. Quindi anche in questo caso vediamo se dopo questo importante aggiornamento per Cardano ci sarà nuova linfa per nuovi progetti e una maggiore adozione di questo network. A livello di prezzo possiamo vedere che negli ultimi 7 giorni abbiamo avuto un piccolo rally prima dell'introduzione di Basil, rally che comunque è stato di pochissimi punti percentuali, perché da 43 centesimi siamo passati praticamente a 47, ma direi che non è stato neanche un evento tanto speculato, e guardando la finestra annuale anche qui vediamo che appunto questo bear market ha colpito abbastanza duramente ADA. Questa settimana è stata anche la settimana dell'introduzione del tax burn su Luna Classic, che è quell'evento che aveva portato il prezzo di LUNC a salire notevolmente nell'ultimo periodo, e finalmente abbiamo la conferma che attualmente è operativo questo tax burn dell'1,2% su tutte le transazioni on-chain. Come possiamo vedere in questo grafico di Messari che ci fornisce la circulating supply di LUNC, possiamo vedere che abbiamo avuto un calo importante soprattutto quando l'implementazione del tax burn è avvenuta, e praticamente dal 20 di settembre sono stati bruciati addirittura 500 miliardi di token. Quindi effettivamente l'effetto di burn sta avendo successo, e quindi dobbiamo vedere un po' come questa supply verrà ridotta nel tempo grazie appunto al burn. Attualmente anche in questo caso il prezzo di LUNC chiaramente ha scontato la notizia un po' prima rispetto all'effettiva introduzione di questo tax burn, quindi non c'è stato un vero e proprio sell to news al giorno stesso del passaggio di questo update, ma c'è stato qualche giorno fa intorno al 9-10 settembre, prezzo che comunque negli ultimi 3 mesi è rimasto comunque in crescita, e anche di parecchio, perché nonostante questo drop importante negli ultimi 10-15 giorni siamo comunque ancora a 1/5 rispetto al prezzo di 3 mesi fa. Di conseguenza qua vi chiedo anche a voi, cosa pensate possa succedere a LUNC in futuro se questo tax burn andrà avanti con questo ritmo? Riuscirà a riprendersi o rimarrà nel dimenticatoio e subirà solo l'effetto di alcune speculazioni a mo' di shitcoin? Eventualmente fatemelo sapere nei commenti. Ultime notizie di questa settimana che riguardano i layer 2, dunque abbiamo Olimpio che ci sottolinea come Optimism ha rilasciato una serie di quest da fare che
che ci permettono di ottenere sostanzialmente 18 NFT unici disponibili solamente per chi completa queste quest, appunto. E come ci dice Olimpio stesso, il 14% dei token OP deve ancora essere airdroppato dalla foundation di Optimism. Di conseguenza è lecito chiedersi se queste quest potrebbero renderci in sostanza eligibili per i futuri airdrop dei token OP. Ovviamente consideratela solo una speculazione, perché anche Olimpio stesso ci dice che non c'è niente di confermato in questo senso. Ad ogni modo, attraverso la sezione direttamente sul sito di Optimism possiamo andare a completare i quiz e anche le quest, e dopodiché appunto otteniamo degli NFT che, come potete vedere, hanno questo aspetto particolare con al centro dello schermo il logo del progetto, chiaramente, sul quale abbiamo completato la quest. Le tempistiche per completare queste attività sono fino a gennaio 2023, però tenete presente che alcune di queste quest richiedono tempo per essere completate. Per esempio ci dice Olimpio che per ottenere l'NFT di Hop Protocol, che è un bridge, dobbiamo fornire liquidità per un mese minimo, quindi Olimpio stesso ci suggerisce di iniziare subito sostanzialmente, o comunque di non aspettare troppo per non rimanere esclusi all'avvicinarsi della scadenza di questa campagna. Ad ogni modo, se siete interessati a questo argomento, trovate il link in descrizione del video. Infine, un altro importante aggiornamento che riguarda però in questo caso Arbitrum è che OpenSea ha deciso di integrare il Layer 2. Questo aggiornamento sicuramente porterà una maggiore attenzione sia sulle collezioni presenti su Arbitrum, sia a livello di incremento dell'attività on-chain, che ultimamente sta soffrendo parecchio a livello di volumi e di numero di transazioni su Ethereum, appunto. Infatti, come potete vedere da questo grafico, se diciamo che gli utenti e le transazioni sono scese ma non in maniera drastica, non possiamo dire la stessa cosa dei volumi, che sono sostanzialmente tracollati, e questo vale per OpenSea come per gli altri marketplace come LuxRare, Rarible, Magic Eden e così via. Bene, io direi che per questo Crypto Friday è tutto. Spero che abbiate trovato il video interessante e utile. Se è così, chiaramente lasciate un like e vi ricordo di continuare ad iscrivervi, perché finalmente stiamo raggiungendo la soglia dei 1000 iscritti. Detto ciò, noi ci sentiamo al prossimo video o nella community su Telegram. A presto!